Buongiorno amici del canale, questa è una prova molto ardua. Beh, a parte che è storto, piano rotto, quindi devo mettermi qua con calma, incollare, fare, disfare. Questo sicuramente lo staccherò perché è, diciamo, un'impiallacciatura di plastica. Il cassetto, beh, il cassetto non ha più il fondo. Però diciamo che secondo me comunque promette bene. Questo era un vecchio mobile che era nella casa che ho acquistato e dietro c'è scritto ancora il nome del vecchio proprietario e quindi è una cosa che mi piacerebbe portare di nuovo a uno splendore mio, personale, e rimetterlo in casa. Quindi ci metto le mani, magari Franco mi aiuta, e lì dietro non lo vedete, però mi aiuterà a scollare, incollare, sistemare in modo che possiamo, sì, raddrizzare tutto quello che si può, rifare il fondo e renderlo comunque solido strutturalmente prima di partire nel colorare. Sicuramente dovrò anche grattare un pochino perché da questo lato hanno provato negli anni a colorare e hanno fatto delle brutte colature. Infatti se vedete qua ci sono gocce, 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 colature, gocce. Hanno provato a dare una mano di qualche cosa così alla belle meglio e diciamo che il risultato non è stato esattamente quello sperato secondo me. Quindi dopo un'accurata pulizia, perché qua dentro c'è veramente di tutto, tanti anni di storia accumulati, smonto alcuni pezzi e cerco di iniziare a ricostruire. Partiamo. Inizio svitando bene questa parte perché la devo assolutamente rendere più solida. Quindi tolgo le mie viti, dopodiché una volta che tutto quanto ve l'ho smontato metto dei rinforzi in orizzontale e rinforzo la superficie del legno perché altrimenti così storto non può andare. Queste viti sono state allentate con un goccino di Svitol e in effetti ora va molto meglio perché come vedete sono molto arrugginite. Quindi si va piano pianino anche perché comunque non bisogna assolutamente rovinare il legno interno, quindi non sforziamo, non tiriamo. Ok, vedete, una volta che abbiamo tolto la vite controlliamo sempre. Ora qua si può togliere, poi io metterò anche qua dei rinforzi. Primo fatto. Questo addirittura si è rotto, quindi devo andarci molto piano e devo sicuramente anche su questa mensola mettere dei rinforzi. Ecco qua. Le viti le teniamo, mi raccomando. Grazie Emma. Lo mettiamo qui, coricato, così possiamo pulire anche bene questa parte qua, la coloriamo e tanto la montiamo alla fine. Qui sicuramente smonto ancora i ripiani perché li devo rinforzare da sotto, mettendo delle barre al contrario, quindi smonto ancora. Ora scaldo con il mio fontermico, faccio seccare del tutto la colla che c'è ancora dentro, sotto, per alzare ancora meglio. Non so cosa troverò qua sotto, sicuramente molta polvere, grazie Emma. Mi raccomando, se non avete il fontermico, nessun problema. Se non avete il fontermico si può tranquillamente usare un phon caldo per capelli. Io questa parte qua tanto la dovrò buttare, quindi anche se si rovina leggermente con il fontermico non mi crea problemi. Vedete, piano piano si scolla perché trapassando il calore rompe ulteriormente seccando la colla. Il piano sottostante è veramente molto provato. C'è una brutta colla molto vecchia.
Ma sì, hanno messo una colla molto profonda proprio. E voilà, vedete quanta colla c'era che teneva attaccato il pezzo? Ora io pian pianino scollerò ancora via e cercherò di farlo diventare il più liscio possibile per poi poterlo lavorare. Sicuramente sarà da stuccare. Fortunatamente qua avevo ancora i pezzi del cassetto. Ho preso un po' di candela, cera, d'api, quello che volete. L'ho passato nella guida dopo averla ben pulita e tolto le impurità, e ora lo faccio scivolare di nuovo. Non fate mai l'errore di incollare questi pezzi, questi segmenti. È una cosa importantissima. Questi pezzi non vanno mai incollati. Ricordate che se all'epoca facevano così erano intelligenti, non matti. Meglio mettere dei chiodi che permettono comunque al legno di muoversi. Il legno è sempre vivo, quindi si possono allargare, ristringere e può seguire l'umidità o la secchezza della casa, il mobile in questione, quindi non andrà a spaccarsi ulteriormente. Se invece voi andate in questo punto ad incollare, sicuramente sì, per un tot di tempo sarà molto più solido, ma poi a un certo punto si spaccherà perché seguirà di nuovo l'andamento dell'umidità della casa. Vedete adesso il cassetto è a posto, perfetto, e io non vado a incollare, non vado a fare nulla, metto semplicemente dei chiodini qua dietro che mi aiutino a tenerlo in bolla fermo in modo che non si apra di nuovo. Abbiamo deciso di creare su questo mobile, ormai diventato molto particolare, un abbinamento un po' inusuale. Faremo tutto il mobile sugar paper, perché ormai per noi è sugar paper, avendo già questa prima spalmata, e poi l'interno lo faremo beautiful. Abbiamo evidenziato ancora di più la sua stranezza mettendo queste gambine qui. Sì, vabbè, primo perché è un'utilità, nel senso che queste assi erano sostenute solo da questo appoggio e dalla gambina dietro e quindi si incurvavano e io non devo avere l'ansia di appoggiarci le cose sopra perché sennò si rompono. Avevo queste gambe che erano assolutamente spaiate, vecchie, che rimanevano da un mobile che purtroppo adesso non c'è più e non abbiamo buttato via nulla, quindi le abbiamo segate, anzi Emma le ha segate, ha preso bene le misure e le ha tagliate facendo qui un ricongiungimento con la stessa gamba e qui invece ne abbiamo messo un'altra. Guardate che carina addirittura ora che già questa è lucidata, pazzesco. Quindi uscirà fuori un restyling bello, diciamo solido, perché è stato completamente, diciamo, aiutato, le viti rinforzate, il cassetto adesso è perfetto. Abbiamo aiutato molto questa struttura e daremo un qualcosa di molto particolare abbinando i nostri due colori, quindi il beautiful, il nostro pesca, tendente al fard, tendente quasi a, non lo so, un rosato molto particolare, al nostro sugar paper, l'azzurro carta da zucchero Magic Paint. Parti, tutta la struttura fuori, io faccio beautiful dentro. Ne ho ancora un fondino di avanzo, ma poi ne prendo uno nuovo, non si spreca nulla. Bellissimo questo mix di tonalità, veramente bellissimo. Il beautiful è molto coprente come tonalità, molto. Quindi guardate già ora, una sola passata, quanto copre. L'interno diciamo che sarà molto molto evidenziato da questa seconda tonalità. E voilà. Visto che dobbiamo colorare alcuni punti molto nascosti, abbiamo preso Merlino, a cui abbiamo tolto sapientemente il manico e siamo riusciti tranquillamente a colorare tutto l'interno. Ho fatto bene anche questi lati perché non si potevano smontare e anche la parte superiore. Tu Emma, anche tu sei andata all'interno e siamo riusciti quasi a finire. Quindi pochi minuti e passiamo alla seconda mano perché ci vorrà una seconda mano totalizzante. Abbiamo deciso di decorare il piano superiore, che è piuttosto bruttino, e il frontalino del cassetto con questo decoupage in tessuto di Redesign, si chiama Vintage Wallpaper. Abbiamo avuto solo l'accortezza di
passare il ferro da stiro prima, perché proprio come un tessuto ha delle pieghe e spesso, diciamo, magari quando si stende potete fare leggermente difficoltà nel farlo diventare liscio liscio. Ma basta semplicemente prendere un ferro da stiro con un panno sopra, passarlo e via. Spariscono le righe e si può tranquillamente depositare sulla superficie. Lo incolliamo non con la colla, ma con il protettivo Magic Paint. Potete essere voi a decidere se utilizzarlo puro o diluito. In questo caso noi lo utilizziamo anche puro. Come vedete l'abbiamo conservato bene, come sempre, mettendo la pellicola e proteggendo bene anche il tappo. Adesso nella pellicola la cambiamo, la buttiamo, perché ogni volta è bene mettere una nuova. Quindi ricordate sempre che il protettivo, se si avanza, si conserva in questo modo. Giriamo bene, perché è importante ricordare anche che il protettivo, per esempio in questo caso satinato, ha del satinante proprio all'interno che spesso si suddivide in più strati e quindi magari va verso il fondo. Quindi se lo usate poi per proteggere anche il mobile è meglio girare per bene. Prendo il mio pennello Carla 70 che è perfetto per applicare bene le superfici, tutti i decoupage in generale, indifferentemente dal loro tessuto. Ha un manico che ti permette proprio di, stendere bene il protettivo. Perché lo sto stendendo puro? Perché è ancora più, diciamo, adesivo e collante. Ma se voi ce l'avete un pochino avanzato diluito, non vi preoccupate, usatelo anche diluito, non capita nulla. Tanto poi si ripasserà anche dopo sopra il nostro decoupage. L'importante è stendere bene, in modo omogeneo, tutta la superficie, perché poi non possiamo rischiare che in alcuni punti il decoupage non sia aderito bene alla superficie sottostante. Quindi vedete, piuttosto ci mettiamo un pelino di più, controlliamo bene, facciamo la pennellata incrociata, che è tanto importante per evitare che ci siano dei punti non coperti. Tolgo eventuali eccessi, ripassando dappertutto. E ora prendo il mio decoupage, il fiore ovviamente va in questo movimento, quindi lo prendo così, vado con l'angolo di qua, giusta, tienimelo sollevato, grazie, e voilà, anche di qui, perfetto, dovremmo abbastanza esserci, che dici Emma? Sì, mi sembra corretto. Allora, continuiamo, facciamola aderire bene alla superficie, piano piano, in questo modo. Può essere che vi bagnate leggermente le mani con il protettivo perché ovviamente la superficie è molto umida di protettivo, ma cercate di non creare bolle durante l'adesione. Ora io prenderò di nuovo il pennello e il protettivo e passo una seconda volta dappertutto. Questo passaggio è molto intelligente perché renderà la superficie estremamente resistente e lavabile. Quindi se poi voi usate giustamente, ci potete delle cose sopra e va protetto perché va appunto pulito e mantenuto pulito nel tempo, non vi preoccupate, con il protettivo avete anche questo plus. Vedete, io adesso lo passo bene dappertutto e cerco di evitare grinze. Potrebbe essere che durante l'asciugatura un pelino, tirando il nostro decoupage, faccia qualche grinza, ma non vi preoccupate, poi quando si rilassa, si distende, poi le grinze vanno via, è tutto normale. Vedete, il protettivo che c'è sotto aiuta ancora di più l'adesione, perché è un attimo spalmarlo e vedere la superficie liscia. E sono molto contenta di aver scelto questo decoupage perché ha le corolle del fiore che riprendono tantissimo il Beautiful che ho messo all'interno. È un accostamento molto fine ma che mi piace tantissimo. Grazie, tiriamo bene, distendiamo. Se volete velocizzare potete anche utilizzare il foam per asciugare, nessun problema. E se volete proteggere ancora di più potete anche passare 2 mani di protettivo adesso, non succede nulla. Ho già tagliato questo lato, bello preciso, perfetto, e con il mio cutter molto affilato, ora che è già asciutta, taglio anche il dietro, così posso passare ad applicare la stoffa anche sul cassetto.
Mi raccomando, il cutter deve essere bello affilato. Adesso Emma, se vuoi puoi passare ancora un attimino il foam per asciugarlo bene. Quando poi sarà completamente asciutto magari diamo una seconda mano di protettivo. Ok? Io vado sul cassetto. Cerco di essere precisa anche di qua. Ok. E voilà. Così non spreco nulla. Perfetto. Sarà bellissimo quando ci sarà la magnettina sua originale applicata, secondo me, perché in stile così country, floreale, fresco, con quella maniglia sta veramente molto bene. Abbiamo deciso di decapare un pochettino il nostro mobiletto perché così è troppo nuovo e noi lo vogliamo un po' usé, un po' rovinato. Quindi levigatrice, così faccio prima, abbiamo messo una carta 150 in tela, molto resistente. Emma aspira un po' perché non voglio troppa polvere in giro e oggi non l'abbiamo ancora fatta. Quindi vado sui bordini, vado sui laterali, non farò una cosa molto usurata, però lavoro molto sugli angoli. Emma sta spalmando l'ultimo filo di cera protettiva e poi ve lo arrediamo per farvi vedere come sta secondo le nostre idee. Il colore comunque una volta protetto è pazzesco, guardate che bello lo sugar paper in protezione, diventa bello, profondo, vellutato e la cosa a cui dovete fare veramente caso è che si vedono ancora le vene del legno sottostanti, perché comunque Magic Paint non toglie le vene del legno, anzi in questo caso sono state anche leggermente carteggiate, è vellutato e si vede proprio la trama del legno, bellissimo. Anche questo restyling è finito e sono stupefatta da ciò che ne è uscito, perché dall'essere veramente un mobilino insignificante che rischiava di andare al macero, è spettacolare, mi piace tantissimo. È stato adagiato qui da Emma su questa parete, color beautiful, perché riprendere l'interno dava veramente leggerezza e vi devo dire la verità, questa gambina elegantissima che dà sostegno a questa parte del mobile che invece prima stava crollando è veramente bella. La manigliettina argentata sta molto bene con la base, con lo sugar paper e ora il cassetto è perfetto, utilizzabile. Mi raccomando, i mobili vecchi hanno 1000 vite, non buttatelo via. E anche se prima avrei voluto metterlo in casa, adesso sta talmente bene su questa parete, sta talmente bene qui, questa è la nostra saletta caffè qui in azienda, che lo lascerò qui, sta troppo bene. Mi raccomando, ditemi nei commenti se vi è piaciuto e valutate anche l'utilizzo dei decoupage in tessuto, perché spesso salvano e danno un'impronta molto particolare al restyling. Ciao!